Ciao a tutti, io sono Carla e oggi ti propongo dei panettoncini deliziosi da proporre per le feste. Sono davvero carini come idea regalo oppure come segnaposto. Vieni con me in cucina e prepariamoli insieme. Metto 9 g di lievito di birra fresco all'interno della terrina. Se usi quello secco ne basteranno 3 grammi. Aggiungo un cucchiaino di miele, sciolgo il lievito, basterà mescolare. A questo punto aggiungo 100 g di latte, do una mescolata veloce, metto 80 g di farina zero. Io sto usando una farina con un V320, quindi un 12 g di proteine. Le proteine sono appunto la forza della farina e le trovi scritte sulla confezione. Mescolo fino ad ottenere una pastella abbastanza liquida. Il lievitino è pronto, lo copro con un piattino, oppure se preferisci con della pellicola alimentare, e lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Il raddoppio del volume avverrà in circa 30-40 minuti, massimo un'oretta, dipende dalla temperatura ambiente di casa tua. Mentre aspetto che il lievitino sia pronto, preparo il burro aromatizzato. Metto del buon burro bavarese all'interno di un vassoietto, questi sono 80 grammi. Tienilo fuori dal frigorifero perché quando andrai ad inserirlo nell'impasto dovrà essere a temperatura ambiente, quindi morbido, plastico. Ci grattugio della scorza di limone non trattato, della scorza di arancia non trattata, un cucchiaino di miele e un cucchiaino del mio estratto di vaniglia, fatto in casa ovviamente. Mescolo bene, lo lascio a temperatura ambiente fino al momento dell'utilizzo. Il lievitino ha raddoppiato di volume, adesso preparo l'impasto. Trasferisco il lievitino in una terrina capiente. Apro le uova in un contenitore. Userò 2 uova medie intere e un tuorlo. L'albume lo metterò via per preparare la glassa alle mandorle. Metto le 2 uova medie e il tuorlo nell'impasto. Sono uova a pasta gialla, così l'impasto avrà anche un bel colore dorato. Aggiungo 50 g di zucchero. Se vuoi la quantità di zucchero puoi anche aumentarla leggermente. Inizio a lavorare il tutto rompendo le uova. Adesso aggiungo la farina piano piano, sempre la stessa farina che ho usato per il lievitino, quindi una farina zero con 12 g di proteine. L'aggiungo piano piano mescolando. Quando l'impasto inizierà a compattarsi potrò lavorarlo con le mani. Trasferisco il tutto sul piano di lavoro, impasto sul piano di lavoro. Non preoccuparti se l'impasto non riesce ad assorbire tutta la farina, la assorbirà con l'inserimento del burro. Inizio ad aggiungere il burro aromatizzato, un po' alla volta. Lo faccio assorbire e metterò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. È un mix aromatico profumatissimo. Mi aiuto con un tarocco. Quando inserisco il burro, l'impasto andrà a disgregarsi per poi ricompattarsi subito dopo. In questa fase cerca di non usare farina. Burro assorbito e impasto sempre più elastico.
Guarda che meraviglia! Prima di finire di inserire il burro aggiungo il sale, 3 grammi. Metto l'ultima parte di burro, finisco di integrarlo. Ovviamente l'impasto risulterà morbido ed elastico, ma gestibile. A mano ci vuole un pochino più di pazienza, ma riusciamo comunque ad avere un bel impasto elastico. Come già ti ho detto, puoi farlo anche con la planetaria. Faccio 2 giri di pieghe. Lascio rilassare un attimo l'impasto sul piano di lavoro prima di aggiungere le sospensioni. Lo copro con una terrina. Allargo l'impasto e metto le sospensioni. Dell'uvetta puoi ammollarla e poi tamponarla con uno Scottex oppure metterla senza tenerla a bagno. Sono 60 g di uvetta, 20 g di arancia candita e 20 g di cedro candito. Raccolgo l'impasto e lo lavoro. Cercando di distribuire in modo uniforme le sospensioni. Quando mi rendo conto che tutte le sospensioni si sono ben distribuite nell'impasto, formo un panetto, lo inserisco in un contenitore imburrato, lo copro con della pellicola alimentare e lo lascio lievitare perlomeno fino al raddoppio del volume. Ecco, l'impasto a volume più che raddoppiato. Lo trasferisco sul piano di lavoro, formo un filoncino, lo divido in pezzetti del peso di circa 60 grammi ciascuno. A questo punto prendo i pezzetti di impasto e formo delle palline. Praticamente porto l'impasto verso il basso in questo modo. Poi lo giro e procedo in questo modo fino a prepararle tutte. Eventualmente non lasciare canditi o uvetta sulla superficie, lascia l'impasto liscio, portando i canditi e l'uvetta magari nella parte inferiore. A questo punto prendo dei pirottini per muffin natalizi. Guarda cosa sono. Li metto nel contenitore per muffin e poi ci adagio il panettoncino formato all'interno. Li copro con della pellicola alimentare e adesso dovranno lievitare fino al bordo dello stampo. Li metto al calduccio nel forno spento con la luce accesa. Preparo la glassa alle mandorle. Metto nel mixer 50 g di mandorle, 50 g di zucchero semolato e inizio a tritare il tutto. Dovrai ottenere una grana abbastanza fine. A questo punto metto 30 g dell'albume avanzato che avevo tenuto da parte. Aggiungo anche 5 g di amido di mais. Finisco di tritare il tutto. La glassa è pronta, la sistemo prima in una terrina e poi la metto in un sac poche. I panettoncini sono lievitati, tolgo la pellicola trasparente e metto la glassa alle mandorle che ho inserito in un sac à poche.
Se vuoi puoi distribuirla anche con un cucchiaino, cercando di non rovinare la lievitazione ovviamente. Metto della granella di zucchero sulla glassa, se non vuoi mettere la glassa procedi con il taglio del panettoncino. Fai un taglio a croce e una volta tagliato metti un piccolo fiocchetto di burro al centro. Siamo pronti per infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Controlla la doratura dei panettoncini. Ed ecco i panettoncini pronti dopo 20 minuti di cottura. Se li vuoi più dorati, falli cuocere 5 minuti di più. Ed ecco i panettoncini con la glassa e senza. Il profumo. A me sinceramente piacciono molto di più quelli con la glassa. Li lascio freddare un attimo e poi provo assaggio. E possono essere una bella idea regalo, magari anche un segnaposto infilati all'interno di una bustina con il nome. Ovviamente puoi sanificare prima la busta spruzzandoci dell'alcol alimentare nel sacchetto prima di inserirci il panettoncino. E adesso prova assaggio. Soffice e profumato. Direi che il risultato è ottimo, anche se è un impasto fatto a mano. Se la ricetta ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento sotto il video. Attiva la campanella delle notifiche così riceverai un avviso ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Ciao e alla prossima ricetta!